La domanda che mi viene posta di più in assoluto riguardo l'ikikomori è: quali sono le cause? Inizialmente le ricercavo all'interno del contesto familiare, indagando quali erano gli squilibri tra la relazione materna e quella paterna. Per esempio, nell'esperienza giapponese ci viene detto che il padre è una figura spesso assente sia sul piano fisico sia sul piano emotivo. La madre si prende carico totalmente della crescita del figlio, creando con lui un rapporto simbiotico di dipendenza che i giapponesi chiamano amae. Oppure ricercavo le cause all'interno del contesto scolastico, super competitivo, molto rigido, obsoleto. Le ricercavo negli aspetti di bullismo, oppure scavando in quelli che sono gli aspetti caratteriali, le debolezze. In questi anni però ho avuto modo di ascoltare decine e decine di storie di ragazzi isolati e mi sono reso conto che tutte le cause che ho citato non potevano essere generalizzate. Allora ho cominciato a cercare una causa trasversale che potesse essere generalizzata a tutti i casi di ikikomori. Ecco, la risposta che ho trovato è che la causa madre dell'ikikomori è la pressione di realizzazione sociale. Con pressione di realizzazione sociale intendo tutte quelle pressioni che ci derivano dalla società e che vorrebbero un nostro successo. Può essere la pressione a uniformarsi al gruppo, la pressione a dover essere la moda, a dover essere brillante nelle situazioni sociali con i coetanei, oppure a dover prendere ottimi voti, a doversi costruire una carriera lavorativa importante. Gli ikikomori, attraverso il loro isolamento, vogliono proprio fuggire da queste pressioni e all'interno della loro camera da letto si sentono protetti e non giudicati rispetto a quelle che sono le loro scelte, rispetto a quelle che sono le proprie mancanze a livello sociale. Secondo Abraham Maslow, uno psicologo statunitense, i bisogni umani hanno una precisa gerarchia, per cui alla base ci sono i bisogni fisiologici e poi crescendo i bisogni diventano sempre più astratti, sempre più psicologici, fino ad arrivare ai bisogni di autorealizzazione, ai bisogni appunto di successo sociale. Mai come nella storia viviamo in una società in cui i bisogni di base, quelli fisiologici, quelli legati alla nostra sopravvivenza, ci vengono garantiti e sentiamo in qualche modo che sono soddisfatti e non sono in pericolo. Quindi tutta la pressione si sposta sui bisogni di livello superiore, appunto i bisogni di autorealizzazione, che diventano così talmente importanti da essere centrali nella nostra vita, a tal punto a volte da essere ancora più importanti dei bisogni che si trovano in uno scalino precedente. Quando il gap tra quello che la società si aspetta da noi e quello che riusciamo ad ottenere diventa troppo ampio, allora si genera sofferenza. E questa sofferenza come si può evitare? Se ogni volta che siamo in un contesto sociale la proviamo, sentiamo tutta questa pressione a dover raggiungere questo livello che però non riusciamo a raggiungere, allora quello che fanno gli ikikomori è proprio fuggire da questa pressione e attraverso l'isolamento riescono ad abbassare questa pressione, a ridurla a tal punto da riuscire ad essere tollerabili e si autoconvincono che quella è la scelta migliore per loro, che quello è il loro posto e che loro nella società non ci vogliono stare. Tutto questo procedimento mentale può essere conscio o inconscio, però è comunque sempre presente in tutti i casi di isolamento degli ikikomori. Di questo argomento ho parlato anche nel mio ultimo post sul blog di ikikomoritalia.it, nel quale cerco di spiegare anche perché esistono delle differenze tra ikikomori italiani ed ikikomori giapponesi e che queste differenze dipendono proprio dalle diverse pressioni sociali che possono appunto variare sia sulla base degli aspetti culturali sia sulla base degli aspetti caratteriali. Se vi interessa approfondire l'argomento andate a leggerlo.